Buona fortuna! Quante volte lo avete sentito, lo avete detto? Tante, non è così? Bene, in questo video vi darò tantissime espressioni alternative e molto naturali in italiano. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano e questo è il mio canale, Lernamo. Ovviamente noi italiani utilizziamo molto buona fortuna, ma utilizziamo altrettanto spesso anche una serie di alternative, espressioni che comunicano la stessa idea, ma che suonano più naturali anche. In questo video le vedremo tutte quante e, come sempre, restate fino alla fine perché ci sarà un esercizio per voi, per mettervi alla prova. Ho suddiviso le alternative per tono e contesto, così che alla fine del video sappiate con esattezza quale usare in quale situazione. Cominciamo con il primo gruppo. Si tratta di quelle espressioni più informali, comuni, molto usate nella vita quotidiana, tra amici, colleghi, in famiglia. Quelle espressioni che davvero vi faranno suonare come dei madrelingua. In bocca al lupo. Ovviamente, non potevo non cominciare con questa. Si usa prima di esami, colloqui di lavoro, audizioni, gare sportive. Insomma, ogni volta che si vuole augurare una buona riuscita. Attenzione qui, perché come si risponde a in bocca al lupo? Non si risponde con grazie, ma la risposta tradizionale è crepi il lupo o anche solo crepi, anche se oggigiorno si è diffusa molto anche la forma viva il lupo. Ma grazie proprio no. Addirittura per qualche italiano più superstizioso, rispondere grazie provoca l'effetto contrario. Porterebbe sfortuna. Spacca tutto. Sì, significa letteralmente distruggi qualsiasi cosa, ma è in senso positivo. Come dire, distruggi il palco, nel senso che la tua performance, la tua esibizione sarà straordinaria. Fai un figurone, quindi distruggi tutto con la tua energia, con il tuo talento. È un'espressione molto giovanile, energica, usata soprattutto tra chi ha meno di 35 anni. Perfetta soprattutto prima di una sfida o di un'esibizione. Se il vostro amico appunto deve fare un'esibizione di qualsiasi tipo, non soltanto musicale, o anche, non so, una prova al lavoro, a scuola. Dacci dentro. Anche questa è molto, molto informale e colloquiale ed è un invito a impegnarsi al massimo, perché darci dentro significa proprio questo, significa metti tutta la tua energia in questa cosa, fai di tutto per riuscirci. Impegnati, quindi è proprio un invito ad impegnarsi al massimo, a dare tutti noi stessi per raggiungere un obiettivo. Dunque, chiaramente ha un tono di entusiasmo, di grinta, ma sempre molto molto colloquiale. Vai tranquillo, vai tranquilla. Sicuramente qui c'è meno grinta, ma il messaggio è comunque intenso, trasmette fiducia e serenità. Ed è come dire: non preoccuparti, ce la farai. Rilassati, non pensare a nulla, stai più sereno, vedrai, andrà tutto bene e riuscirai alla grande. Forza! Sì, soltanto una parola. È breve,
diretto e di forte impatto. Si usa per incoraggiare qualcuno prima di qualcosa di duro, difficile, di una sfida, insomma. Lo sentirete molto spesso anche negli stadi, come incitamento alla propria squadra, per esempio. Insomma, si vuole dare forza, nel senso di supporto, a qualcuno a cui si tiene particolarmente. Tutto liscio. Cosa? Avete presente l'espressione andare tutto liscio? Viene proprio da lì. In pratica si usa per augurare che non ci siano intoppi, ostacoli al successo. Infatti, quando diciamo va tutto liscio, significa va tutto bene, tutto procede serenamente e senza intoppi. Quindi l'augurio è: ti auguro che tutto proceda senza intoppi. Ecco perché si usa molto con eventi, traslochi, viaggi, piani in generale. Non so, parto per il viaggio domani mattina. Oh, tutto liscio. Adesso invece passiamo a espressioni più neutrali che si possono utilizzare un po' in qualsiasi occasione, sia formale sia informale. Ti auguro il meglio. Caldo, sincero, neutro allo stesso tempo. E si usa soprattutto per grandi cambiamenti nella vita. Un nuovo lavoro, un trasferimento, una svolta importante. Ed è un po' come buona fortuna, però un po' più personale, affettuoso anche. Tanti auguri. Sì, proprio lui. Tanti auguri. Non si usa solo per i compleanni, ma veramente si può usare come augurio per qualsiasi momento felice della vita o comunque un periodo di svolta, di cambiamento. Ad esempio, sto per partire per l'Australia per un nuovo progetto di 6 mesi. Oh wow, tanti auguri! Spero vada tutto bene. È chiaro quello che vogliamo comunicare, no? Auguriamo che tutto proceda per il meglio, ma mostra sicuramente coinvolgimento personale. Non ti stai solo augurando qualcosa, stai anche dicendo che ci tieni particolarmente, speri che quella cosa procederà per il meglio per quella persona. Ti faccio i miei auguri. Molto simile a tanti auguri, però chiaramente un po' più personale, cioè coinvolgiamo noi stessi. Però va molto molto bene anche in contesti formali, ufficiali, perché ha un tono misurato, rispettoso. Magari se il contesto è più formale possiamo sostituire ti con le. Le faccio i miei auguri. Ad esempio, se il nostro capo ha ricevuto una promozione. Oh, le faccio i miei auguri. Non ci vedremo più, magari cambierà il suo piano dell'ufficio. Buona continuazione. Attenzione a questa, perché in realtà molte lingue non hanno un corrispettivo di questa. Cosa significa? Si usa quando qualcuno sta già facendo qualcosa, un lavoro, un viaggio, un progetto, e voi volete augurargli di andare avanti bene. Viene proprio dal verbo continuare, che significa procedere nello stesso modo. Ad esempio, devo tornare a lavorare su quel progetto adesso, spero di finirlo in tempo. Oh, buona continuazione. Adesso invece passiamo a quelle espressioni un po' più motivazionali.
che usiamo per trasmettere fiducia, spingere qualcuno a dare il meglio. Infatti, queste espressioni che stiamo per vedere non si limitano ad augurare buona fortuna, ma affermano che la persona riuscirà nel suo intento e raggiungerà il suo obiettivo. Dunque trasmettono fiducia più che speranza. Ce la farai. Quale espressione più motivazionale di questa? È veramente una dichiarazione di piena fiducia nell'altro, molto usata tra amici, tra chi si vuole bene. E viene proprio dal verbo pronominale farcela, che significa riuscire, avere successo. E sinceramente non ci serve molto altro. Dire ce la farai nel futuro significa non ti preoccupare, io credo in te e so che nel futuro ci sarà il tuo successo. Bellissima. A proposito di verbi pronominali, in italiano ce ne sono davvero tanti e hanno delle sfumature di differenza tra loro, quindi bisogna fare molta attenzione. È per questo che ho realizzato un corso esclusivo dedicato proprio a loro. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. In soli 30 giorni, quindi con 30 video lezioni, avrete la possibilità di fare un po' di chiarezza nella vostra mente riguardo questi verbi un po' particolari. Ogni video lezione affronta un paio di verbi pronominali, 2 o 3, che sembrano simili tra loro, ma in realtà non lo sono. Ve ne parlo, vi spiego le differenze, vi offro delle alternative. Ogni video lezione è accompagnata da un articolo dettagliato che è anche più approfondito, gli esercizi interattivi per ripassare quanto detto e un PDF per ogni lezione che potete scaricare così da ripassare la teoria quando e dove volete. È veramente utile perché i verbi pronominali sono usati ogni giorno dagli italiani, credetemi. Scoprite di più visitando questo link. Andrà alla grande. Esprime ottimismo diretto e contagioso. È perfetta quando vogliamo essere entusiasti insieme alla persona a cui lo rivolgiamo. Come dire, davvero non ti preoccupare, sarà un grande successo, io credo in te e sono emozionato o emozionata insieme a te. Hai tutte le carte in regola. Questa è veramente una bellissima espressione idiomatica. Cosa significa avere tutte le carte in regola? Significa avere tutto ciò che serve. Insomma, va benissimo per ricordare alla persona che abbiamo di fronte che ha tutte le qualificazioni, è preparata, è pronta per affrontare quello che deve affrontare e che sicuramente sarà un successo. Dunque va benissimo prima di sfide, colloqui di lavoro, esami. Non soltanto vogliamo appunto dare speranza a quella persona, vogliamo proprio darle fiducia, crediamo nelle sue capacità, nel suo potenziale. Se qualcuno vi dice, non so se sono abbastanza preparata per questo colloquio, voi potete rispondere, ma dai, hai tutte le carte in regola. Niente potrà fermarti. Fidati di te stesso o di te stessa. Per chi è in preda ai dubbi, in preda all'ansia. Non è neanche tanto un augurio, ma proprio un consiglio affettuoso. Nel senso, smettila di dubitare, credi in te. Le capacità ci sono, devi soltanto smettere di pensarci troppo. Adesso passiamo invece a espressioni che sono un po' più speciali e poetiche.
Alcune sono proprio letterarie, quasi arcaiche, ma le utilizziamo ancora, soprattutto per fare una bella figura, se non conosciamo bene l'altra persona, per suonare un po' più sofisticati, o altre volte sono usate un po' in senso ironico con i nostri amici più stretti. Che la fortuna ti sorrida. Molto poetico, no? La fortuna viene vista come qualcuno che sorride, insomma viene personificata. È molto molto raffinata, si usa soprattutto in contesti scritti, corsi, messaggi formali, un tocco letterario. Non lo usiamo tutti i giorni, però se volete fare colpo su qualcuno, allora va bene. Che il cielo ti aiuti. Attenzione a questa, la possiamo comunque usare come un augurio, era molto molto comune e utilizzata nel passato, era anche quasi solenne, visto il fatto che viene menzionato il cielo. Oggi la possiamo usare sicuramente ancora con questo significato, ma la si trova molto spesso usata anche in senso più ironico, scherzoso, quando la situazione sembra troppo difficile, quasi impossibile, e quindi diciamo, non so come potrai fare a risolvere questo problema, che il cielo ti aiuti. Nel senso, probabilmente anche il cielo non ha una soluzione per questo. Il tono dipende dal contesto. Vai e conquista. È un po' drammatica, ma in senso divertente. Infatti è vero che ha un tono un po' epico, ma la si usa in senso ironico con gli amici. Significa, ok, vai dove devi andare e conquista tutti, conquista tutto. Spesso è proprio accompagnata da gesti un po' epici, per intenderci. Non ci pensare e vai. Va benissimo per chi è ansioso o un po' un perfezionista, perché è un augurio ma anche un consiglio pratico. Non pensarci troppo, come in inglese don't overthink, e vai direttamente. Talvolta è meglio affrontare le difficoltà in questo modo. Ed infine passiamo a quelle espressioni un po' più affettive, personali, quando il risultato è meno importante della persona. La nostra priorità è sicuramente la persona. Dunque non sono semplici auguri, piuttosto espressioni di vicinanza, e quello che vogliamo comunicare è che speriamo che andrà tutto bene, ma se anche così non fosse, non lasceremo quella persona da sola, perché ci teniamo a lei. Vada come vada, ti voglio bene. Dice proprio questo, dice non importa il risultato, l'unica cosa che importa per me sei tu. Quindi sappi che ti voglio bene, sia che sarà un successo, sia che non sarà un successo. Va benissimo soprattutto con le persone care, se sono di fronte a una situazione stressante, decisiva. Non ha un equivalente diretto in altre lingue. Infatti il ti voglio bene sottolinea proprio che noi teniamo a quella persona, perché sapete che in italiano ci sono due modi per esprimere affetto. Affetto più romantico per il nostro partner, ti amo, e affetto sincero nei confronti di amici, parenti, ti voglio bene. Ecco, questo è proprio per tutte queste persone. Sono con te. Non è neanche tanto un augurio, ma proprio una dichiarazione di solidarietà. Vogliamo dire che qualunque cosa accada, quella persona non è da sola. Ti penso. Questa non augura nulla di specifico in realtà, ma esprime comunque vicinanza, esprime che quella persona è nei nostri pensieri, quindi in un certo senso l'augurio è implicito, speriamo che quella persona
riuscirà in quello che vuole fare, ma il punto è che non ci dimenticheremo di lei dopo averle detto buona fortuna. No, lei resterà sempre qui, sarà sempre un nostro pensiero, fino a quando sapremo l'esito. È molto caldo, molto personale. Fai del tuo meglio. Anche questa è un'espressione molto forte, nel senso che toglie pressione sul risultato e la sposta sul processo. Significa non devi vincere, ma devi dare tutto quello che hai. Quindi quello che è importante è il processo, cosa tu dai affinché tu possa raggiungere il risultato. E se tu hai dato tutto te stesso, anche se il risultato non è dei migliori, non ci sarà nulla di cui sentirti in colpa. Dunque è un augurio realistico, gentile, che ricorda all'altra persona che noi teniamo a lei e alle sue capacità più del risultato. Qual è la vostra espressione preferita, quella che volete usare la prossima volta? Fatemelo sapere nei commenti. Se invece volete approfondire proprio la questione di in bocca al lupo, questa espressione così particolare che tutti gli stranieri sono sempre un po' colpiti di ascoltare, potete guardare il video dedicato proprio a questa spiegazione che ho realizzato con la mia amica Angela e che trovate qui in alto nella card o giù nei commenti. Restate là perché tra poco c'è l'esercizio per vedere se vi ricordate tutte queste espressioni che abbiamo appena visto. Prima però vi ricordo che proprio tutte queste espressioni le potete trovare sul nostro sito web in forma scritta con spiegazioni più approfondite, più esempi e così via. Per ogni video che pubblico su YouTube c'è un articolo dedicato sul nostro sito web. Se andate nella sezione proprio lezioni, potete digitare sulla barra di ricerca le parole chiave e troverete immediatamente l'articolo, al termine del quale ci sono gli esercizi interattivi e un podcast da scaricare e ascoltare quando e dove volete. Quindi visitate lernamo.com per la teoria. Adesso vi darò alcune affermazioni, voi dovete determinare se sono vere o false. Come risposta a in bocca al lupo si usa sempre grazie. Vero o falso? Buona continuazione si usa solo quando qualcuno sta già facendo qualcosa, un viaggio, un lavoro, un progetto. Vero o falso? Spacca tutto è un'espressione formale, adatta a un'email di lavoro. Vero o falso? Vada come vada, ti voglio bene. È un augurio che mette il risultato al primo posto. Vero o falso? Fai del tuo meglio. Toglie pressione sul risultato spostando l'attenzione sull'impegno. Vero o falso? Tra poco le soluzioni. Prima vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter. Perché? Perché così potete ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, tanti materiali esclusivi gratuiti che vi mandiamo ogni settimana sulla lingua e la cultura italiana e, udite udite, degli episodi di una storia suddivisa per livelli. Quindi in base al vostro livello riceverete ogni settimana un episodio di questa storia con le avventure dei personaggi, il ripasso grammaticale, degli esercizi e molto altro. Tutto gratis, quindi ne vale la pena. Detto questo, vediamo un po' le soluzioni. Come risposta a in bocca al lupo si usa sempre grazie. Falso. Si usa crepi il lupo o viva il lupo, ma mai grazie. Buona continuazione si usa solo quando qualcuno sta già facendo qualcosa, un lavoro, un viaggio o un progetto. Vero, ecco perché gli auguriamo di continuare a farlo nel modo più comodo possibile.
Spacca tutto è un'espressione formale, adatta a un'email di lavoro. Falso. Non è certo un'email di lavoro, quella in cui possiamo usare spacca tutto, che è invece estremamente informale. Vada come vada, ti voglio bene. È un augurio che mette il risultato al primo posto. Falso, perché mette al primo posto la persona. Non ci importa del risultato. Fai del tuo meglio. Togli pressione sul risultato spostando l'attenzione sull'impegno. E questa invece è proprio vera, proprio quello che vogliamo comunicare. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e ricordatevi di farmi anche sapere qual è la vostra preferita. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video, non dimenticate di lasciare un mi piace se questo vi è piaciuto e vi è stato utile, ci aiuta molto, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e seguire l'Ernamo su tutti gli altri social. A presto!